Ciao a tutti, in questa puntata di Forzinet mi occuperò del derby attesissimo tra Yannick Sinner e Lorenzo Musetti ai quarti di finale dello US Open 2025. Per la prima volta due italiani si affronteranno ai quarti di finale di un torneo del Grande Slam. Sarà il 30° derby italiano in un torneo del Grande Slam. Bisogna dire e sottolineare una cosa molto importante: praticamente il primo derby italiano risale addirittura a circa 100 anni fa, nel 1929. Però la statistica che fa impressione è che negli ultimi 20 anni, ovvero dal 2005 al 2025, ce ne sono stati ben 22, addirittura 19 di questi si sono verificati dal 2014 al 2025, quindi negli ultimi 11 anni, un qualcosa veramente di clamoroso, proprio dovuto alla grande ascesa di Yannick Sinner, ma anche dei suoi predecessori, su tutti Fabio Fognini, e ovviamente anche di Matteo Berrettini, che speriamo possa tornare il prima possibile, anche dello stesso Musetti, perché comunque Musetti sta sviluppando una grande carriera anche a livello slam, perché dopo la semifinale raggiunta a Wimbledon lo scorso anno si è riuscito a ritagliare uno spazio anche nella semifinale del Roland Garros di questa stagione, di questo 2025, e adesso i quarti di finale per la prima volta in carriera allo US Open. Praticamente gli manca per completare almeno a livello di quarti di finale il Grande Slam soltanto l'Australian Open, che poi vedremo a gennaio ovviamente se riuscirà a raggiungere o meno. Però intanto ci concentriamo sullo US Open. Come detto, derby azzurro, sarà il terzo incrocio tra Sinner e Musetti, o meglio il secondo sul campo, dato che poi l'ultimo precedente, che di fatto non può essere considerato tale, c'è stato a Barcellona nel 2023, ma in quel caso praticamente Sinner si ritirò dal match e avanzò Musetti in automatico, quindi non è considerata effettivamente una sconfitta. Mentre per quanto riguarda i due confronti precedenti che si sono verificati, uno del 2021 ad Anversa e l'altro nel 2023 nel Master 1000 di Monte Carlo, ha avuto la meglio in entrambi i casi Yannick Sinner in 2 set. Ovviamente Sinner dimostra di avere una certa superiorità e parte favoritissimo anche in questo frangente. Sinner è arrivato a una vittoria devastante contro Bublik, un triplo 6-1 che chiaramente lascia ben sperare. Dopo il match contro Shapovalov, che gli aveva regalato parecchie insidie, forse più di quelle che ci potessimo aspettare, visto anche lo storico tra Sinner e Bublik, lo storico recente, forse Sinner è arrivato molto più preparato a livello mentale e anche fisico allo scontro con Bublik, proprio in virtù, diciamo, della sconfitta subita qualche mese fa, mentre contro Shapovalov aveva avuto qualche difficoltà in più. Sinner, la carriera parla da sé, la conosciamo tutti chiaramente. Ha vinto l'Australian Open 2 volte, ha vinto Wimbledon, è arrivato in finale al Roland Garros e ha vinto anche lo US Open dello scorso anno, il campione in carica, e deve difendere il bottino di punti conquistato finora. Quindi ha bisogno assolutamente di conquistare una vittoria contro Lorenzo Musetti. Il gap, come vi ho spiegato anche in un video precedente, è davvero minimo tra i due. Virtualmente è in testa Carlos Alcaraz, ma Sinner si potrebbe confermare numero 1 del mondo qualora arrivasse un turno avanti rispetto a Alcaraz. Quindi qualora Sinner raggiungesse la semifinale e Alcaraz uscisse ai quarti, molto complicato chiaramente, Sinner si confermerebbe numero 1 del mondo. A parità di situazione, quindi entrambi, che so, eliminati in semifinale, allora lì si andrebbe chiaramente a favore di Alcaraz, che ripeto virtualmente è il numero 1. Sinner, qualora entrambi raggiungessero la finale, dovrebbe assolutamente vincere la sfida tra lui e Alcaraz per confermarsi numero 1 del mondo. Credo che si vada sempre più verso questo scenario, visto che è veramente interessante. Però Sinner, prima di arrivare eventualmente a sfidare Alcaraz, perché comunque ci sarebbe sempre anche la semifinale di mezzo, dovrà passare dal derby italiano contro Musetti. Vi ho spiegato già che questo comunque è il 30° derby a livello slam. Io credo che ci sia veramente una magia nell'area per quanto riguarda il tennis italiano, almeno in questi anni. Lo raccontano le statistiche, lo racconta soprattutto l'amore che si sta sviluppando intorno a questo movimento, grazie a Sinner, grazie a Musetti e grazie a tanti tennisti italiani che stanno emergendo in maniera molto importante e che si stanno comunque facendo largo in un ranking che non è affatto facile da scalare. Manca, come ho già detto, Berrettini, però speriamo di riaverlo al più presto sulla scena mondiale del tennis. Sinner parte nettamente favorito
e chiaramente nei derby italiani ha sempre avuto la meglio, è il numero uno del mondo, è il numero uno italiano ovviamente per forza di cose, e l'ha dimostrato sul campo sempre e comunque, quindi Musetti ha ben poche possibilità. Potrebbe essere una partita che si potrebbe anche risolvere in 3 set, non lo escludo. Musetti arriva da una vittoria molto molto interessante contro Munar, una vittoria importantissima. Io mi aspettavo una vittoria rapida in 3 set. Musetti secondo me ha affrontato forse qualche partita un pochettino più ostica sulla carta precedentemente, tipo quella con Cobolli poteva essere molto più complicata qualora Cobolli non si fosse presentato in quelle condizioni, diciamo, no? Cobolli non era al massimo delle condizioni e per questo Musetti poi ha avuto gioco facile nel vincere 2-7-0, poi ovviamente si è ritirato al terzo set Cobolli, quindi quel match fa poco testo, sono uscite anche tante teste di serie, è una bella occasione avere il derby con Musetti, tra Sinner e Musetti, in un torneo del Grand Slam, però allo stesso tempo credo che sia anche un po' uno spreco, perché potevano benissimo arrivare entrambi in semifinale come è successo anche al Roland Garros, e lì in quel caso Alcaraz era sulla strada di Musetti, fortunatamente non ai quarti di finale ma direttamente in semifinale, poi Alcaraz ha avuto la meglio in tutti i confronti con Musetti, come ben sappiamo, e quindi io credo però che la strada sia tracciata, come ho già detto. Sinner andrà a prendersi quantomeno la finale, Musetti credo che dovrà rimandare l'appuntamento con la semifinale dello US Open e anche con l'eventuale finale a livello di slam, ma credo che fin quando ci saranno Sinner e Alcaraz contemporaneamente in un torneo, quindi magari qualcuno potrebbe anche avere qualche problema in futuro e saltare il torneo, uno dei due, però finché ci saranno tutti e due in tabellone credo che la finale possa essere pressoché monopolizzata dai due fuoriclasse, dai due fenomeni che stanno dominando il circuito ormai da un anno e mezzo praticamente, se non di più. Però da quando Sinner ha preso le redini del ranking c'è stato questo dualismo, infatti non è un caso che praticamente negli ultimi... Quest'anno gli slam se li sono divisi non in maniera equa, ma Sinner al momento è avanti per fortuna, con Sinner che ha vinto l'Australian Open e Wimbledon e Carlos Alcaraz che ha vinto il Roland Garros. Speriamo che ovviamente non riesca a pareggiare a livello ovviamente di italiani, no? Perché facciamo comunque il tifo per Sinner e sosteniamo Sinner, mentre per quanto riguarda lo scorso anno Sinner ha vinto lo US Open, Wimbledon aveva vinto Alcaraz, quindi comunque arriviamo da una linea anche Roland Garros, Alcaraz e Sinner aveva vinto l'Australian Open, quindi c'è una linea di continuità tra i due che difficilmente si spezzerà se non per cause di forza maggiore. Poi, per carità, ci può essere sempre l'outsider che poi riesce a fare il colpaccio in uno di questi tornei, ma in questo US Open vedo molto molto complicato che Alcaraz possa uscire prima della finale e anche Sinner non credo che possa essere eliminato prima, e ripeto, parlo ovviamente di campo e non di fattori esterni, come per esempio è successo a Sinner e a Cincinnati con Alcaraz che di fatto ha vinto senza giocare la partita. Poi non sappiamo come sarebbe potuto andare, magari avrebbe vinto lo stesso Alcaraz, però di fatto un conto è vincerla sul campo, un conto invece è vincerla per un ritiro. Poi i punti vengono assegnati lo stesso, il trofeo viene assegnato lo stesso, quindi Alcaraz la vittoria la porta a casa e c'è poco da dire. Però Sinner ha bisogno di prendersi questa rivincita per restare il numero uno del mondo, dato che poi avrà anche altri punti importanti da difendere da qui alla fine, soprattutto quelli delle finals che l'anno scorso erano andate proprio a favore del tennista altoatesino. Alcaraz dovrà difendere i punti di Pechino, dove anche lo stesso Sinner comunque avrà punti da difendere, visto che fu sconfitto in finale proprio dallo spagnolo lo scorso anno. Per oggi è tutto, vi do appuntamento alla prossima puntata di Forsinet. Ciao a tutti.